Inter Feyenoord 2-1, abbiamo completato la nostra missione. Amiche e amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di uno dei format più apprezzati qua sul nostro canale, in cui il giorno dopo andiamo ad analizzare la partita con 5 cose che potresti non aver visto, 5 spunti, considerazioni, curiosità e diciamo approfondimenti comunque su questa gara che vale l'accesso ai quarti di finale di Champions League, con l'Inter che si assicura circa, anzi forse qualcosina in più rispetto ai 100 milioni di euro che l'Inter incassò arrivando alla finale di Champions di Istanbul nella stagione 2022-2023, quindi questa è una Champions ricchissima che porta una valanga di soldi nei conti dell'Inter, che però soprattutto punta a tutti gli obiettivi. È l'unica squadra italiana ancora in corsa in tutte le competizioni. Ai quarti di finale ce la vedremo contro il Bayern Monaco, una sfida difficile che però commenteremo con calma poi nelle prossime ore, con alcuni spunti secondo me molto interessanti, con il Bayern che ha battuto il Bayer Leverkusen andata e ritorno. Ma oggi diciamo in queste nostre 5 cose che voglio sottolineare il giorno dopo la partita, ecco, partirei dal contesto di calendario in cui si va ad inserire questa sfida col Bayern, perché il primo tema da sollevare post Inter Feyenoord secondo me è che questa gara siamo orgogliosi, io sono orgogliosissimo e contentissimo del cammino che sta facendo l'Inter. È oggettivo che ci siamo messi in una situazione ad aprile che entusiasma ma che dall'altro lato preoccupa anche, però sarà bellissimo secondo me affrontare un mese d'aprile che avrà un calendario folle, perché il calendario di aprile, subito dopo la sosta di marzo rientreremo in campo. Dopo l'Atalanta c'è la sosta per le nazionali, si rientra in campo il 30 marzo con Inter Udinese e poi ad aprile mettete l'elmetto ragazzi, perché si va in battaglia. Andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan il 2 aprile, Parma-Inter il 6 aprile, andata dei quarti di finale di Champions Bayern Monaco-Inter l'8-9 aprile, Inter Cagliari in mezzo, il ritorno contro il Bayern Monaco la settimana del 15-16 aprile, quindi il ritorno dei quarti di finale di Champions col Bayern Monaco, poi trasferta a Bologna, quindi Inter-Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia il 23 aprile con orario ancora da definire, Inter-Roma di campionato e per finire, se supereremo il Bayern Monaco, avremo il 29 o 30 aprile, quindi sempre dentro questo pazzo mese di aprile, anche l'andata della semifinale di Champions League. E quindi ci aspetta un mese di aprile veramente, veramente impressionante, ma come dicevo anche ieri a caldo, da interista ragazzi sono molto più felice di poter avere quest'ansia e questo calendario che ci aspetta piuttosto che guardare queste partite dal divano. Fatemi sapere se siete d'accordo, se siete d'accordo mi raccomando lasciate un mi piace e iscrivetevi anche al canale, così continuiamo a far crescere il nostro progetto. Ma vi ricordo anche di fare un salto su Sport Exchange Market se non l'avete ancora fatto. È il gioco completamente gratuito in cui si vincono premi reali con le fantazioni delle squadre. Vi basta andare sul mercato, cercare le fantazioni delle squadre su cui volete investire e poi con queste potete costruire il vostro portafoglio. In base ai risultati delle squadre che avete in portafoglio, poi le fantazioni di ogni squadra aumentano o perdono di valore, questo fa aumentare o diminuire il valore del vostro portafoglio appunto, e con questo poi scalate la classifica, vincete dei premi reali ogni mese e soprattutto anche dei grandi premi a fine stagione. Quindi Sport Exchange Market, il gioco è completamente gratis, trovate il link qui sotto in descrizione per iscrivervi e sfidare anche noi di Passione Inter su SportXMarket appunto.com. Ecco, questo è il sito da seguire. Tornando alla partita, altri spunti sparsi, non vado in ordine di priorità, però volevo darvi una curiosità intanto su Stefan De Vrij, eccoci qua con la grafica, che purtroppo ha avuto un problema, e tra poco parliamo anche del capitolo infortunati, proprio durante il riscaldamento. E De Vrij, che era stato designato come capitano di questa sfida, si è passati dal De Vrij titolare capitano al De Vrij in tribuna. Questo perché da regolamento, visto che era stato messo in distinta tra i titolari, essendosi fermato per un infortunio, è dovuto andare da regolamento per forza di cose in tribuna. E parallelamente la fascia da capitano poteva essere assegnata a diversi altri giocatori in campo. Per esempio c'era anche lo stesso Çalhanoğlu, qualcuno ha proposto anche Acerbi come opzione e invece la scelta è ricaduta su Denzel Dumfries. Allora sono curioso di sapere che ne pensate, ecco, della scelta di fare capitano Denzel Dumfries in questa partita. Vi voglio leggere sul nostro canale YouTube, un nostro abbonato, che saluto, un nostro Sickness, ha pubblicato un commento interessante con una sua teoria, diciamo così, sul perché di questa fascia assegnata a Denzel Dumfries. In sostanza, spero di, diciamo, di non sbagliare nel commento, ecco, vado a memoria, però ci aveva detto che secondo lui la scelta
di fare capitano Denzel Dumfries era legata, eccolo qua, c'erano 2 giocatori almeno che lo meritavano di più, è stato scelto Dumfries perché era importante avere qualcuno che comunicasse bene sia con gli olandesi che con l'arbitro, oltre ad avere più margine su una possibile ammonizione ricevuta, dato che Dumfries era diffidato. È un piccolo dettaglio, ma ha fatto la differenza. Cioè lui dice, essendo diffidato Dumfries, essendo capitano, può essere un pochino più protetto anche nelle eventuali proteste, quindi Inzaghi diciamo rischia con Dumfries diffidato, ma lo va a tutelare un pochino con la scelta della fascia, appunto. Sono curioso, è una teoria interessante, sono curioso di sapere se siete d'accordo con questa teoria oppure no. Dal mio punto di vista è stato scelto Dumfries semplicemente perché da mesi a questa parte è il miglior giocatore dell'Inter. Nel 2025 è stato quello sicuramente più continuo e anche questa è stata una partita veramente top di Denzel Dumfries che tra l'altro c'è stato Costa Curta nel post partita di Sky che ha raccontato un aneddoto molto interessante. Aveva detto che dopo un Inter Torino, anzi durante un Inter Torino, Dumfries aveva sbagliato tanti tocchi del pallone e quindi il pubblico lo aveva un pochino beccato, aveva un po' rumoreggiato. E allora il giorno dopo, la mattina dopo, Costa Curta era al centro sportivo per giocare a padel e Dumfries era con un amico, probabilmente comunque con un'altra persona, e stava facendo degli scambi per migliorare lo stop. Ecco, questo secondo me è veramente molto importante, testimonia come Dumfries sia cresciuto e migliorato, nel senso che in tanti dicono: "Ah, 3 anni fa, 2 anni fa, ma anche 1 anno fa si criticava tanto Dumfries, adesso siete tutti sul carro". Son d'accordo solo in parte, perché i giocatori se lavorano crescono, come ha dimostrato Denzel Dumfries, che è un esempio di applicazione e di lavoro, che era già un giocatore forte quando è arrivato all'Inter, ha dovuto limare qualcosa dal punto di vista caratteriale, mentale e di concentrazione, come ha detto lui stesso, e anche dal punto di vista tecnico. E i risultati si stanno vedendo sempre di più. Tant'è che Denzel Dumfries, secondo me, e poi ne parleremo con più calma, sarà un giocatore fondamentale, soprattutto nella partita contro il Bayern. Potrebbe essere una chiave per vincere quella partita là. Siamo arrivati a questo punto. Quindi bravo Denzel, fascia meritata secondo me, al di là di tante altre strategie. A proposito di infortunati, dicevo di De Vrij uscendo dallo stadio ha detto di aver sentito un problema al ginocchio, ma oggi ne sapremo di più, non dovrebbe essere preoccupante, ma facciamo un po' di attesa, mentre Frattesi è stato sostituito e lì ci siamo un pochino sbiancati in diretta con Simone perché praticamente siamo rimasti senza centrocampo, senza alternative, nel senso che ad aprile con quel calendario così Asllani salterà l'andata della semifinale di Coppa Italia perché è stato squalificato, l'andata della semifinale del quarto di finale di Champions perché è stato squalificato ingenuamente col giallo che si è preso ieri. Zielinski fuori, rientrerà per fine aprile se tutto va bene. Perdere anche Frattesi avrebbe significato affrontare ecco, le prossime settimane veramente in totale emergenza, con un Mkhitaryan da spremere all'ennesima potenza, un Mkhitaryan che sempre al centro della critica ieri è stato fantastico, forse il miglior Mkhitaryan della stagione, avrà la possibilità durante la sosta di lavorare al meglio per fare la volatona finale e anche Ciala ha dato dei segnali di miglioramento, quindi buone notizie tra i titolari con Barella che ha riposato, dietro a loro invece il vuoto. Invece su Frattesi diciamo che è stato rassicurante lo stesso Frattesi, ha subito una botta, era un po' leggermente affaticato a fine partita, ma sembra nulla di grave, mentre Inzaghi in conferenza stampa ha confermato che Di Marco, Zalewski, Darmian, questi acciaccati, questi infortunati che già conosciamo, non recupereranno per la gara di domenica con l'Atalanta, quindi nessuno di questi recupererà, mentre attenzione a Thuram e Taremi, lo stesso Taremi prima della partita ha detto che tutta questa stagione diciamo, sta convivendo con dei problemi fisici che lo hanno limitato, così come lo stesso Thuram ha detto che anche ieri comunque non è ancora al meglio della sua caviglia, sente ancora del dolore e del fastidio. Ecco, la speranza è che ieri sera Deschamps non fosse davanti alla TV a guardare la partita perché probabilmente il fastidio di Thuram, ecco, lo avverte lui, ma non si è visto tanto in campo, vista la partita mostruosa che ha fatto Marcus Thuram e speriamo che Deschamps non lo convochi con la Francia durante la sosta per le nazionali, così come non dovrebbe andare Di Marco con l'Italia. Questo è l'augurio per cercare di recuperare tutti in vista della volata post sosta. Quindi punto infortunati questo. Quarta considerazione su questa partita, a proposito di Thuram e Taremi, ci sono in queste ore, ragazzi, come quando c'è l'Inter di mezzo, chiaramente sempre le enormi polemiche, soprattutto relative alle simulazioni. Su Thuram, francamente, me ne ero già accorto in presa diretta. Mi sembrava un pochino troppo evidente il tuffo di Thuram che si è beccato questa ammonizione. Su quello di Taremi, devo ammettere che in presa diretta mi sembrava rigore nettissimo. Riguardandolo, mi sembra un
po' un rigorino, ecco, quel tocco. È stato furbissimo Taremi, che anche ieri non ha fatto bene. Io non condivido le tantissime critiche che gli sono state fatte anche ieri, nonostante sono d'accordo in un'altra prestazione opaca, con un attaccante che deve innanzitutto segnare, deve soprattutto lavorare per segnare, però qualcosina secondo me si è visto, comunque non così tanto da doverlo insultare mezz'ora in diretta, solo commenti contro Taremi, che ha dimostrato ancora una volta quanto sia abile e furbo nel recuperare palla, nel mettere in difficoltà gli avversari in queste situazioni. Qua si va a prendere un calcio di rigore che, per chi ci segue lo sa, quando avevamo preparato Inter-Porto di Champions League 2 anni fa, vi dicevo occhio a Taremi perché è furbo e si butta abbastanza. Ecco, questa cosa francamente dobbiamo evitarla. Non mi ha fatto impazzire, stavo vedendo anche Tutto Sport, che addirittura, ovviamente ragazzi, Tutto Sport ormai è sempre più dichiaratamente una fanzine della Juventus e dice simulazione incredibile, rigore all'Inter in Champions, è imbarazzante addirittura. Per me un minimo di tocco c'è, è un rigorino, lo ha cercato, lo ha preso, ecco. Francamente dobbiamo evitarle, uno perché non mi piacciono tanto queste situazioni di simulazione, 2 perché e soprattutto questo è il tema, perché poi se tu riesci con furbizia, comunque con astuzia ad ottenere un vantaggio, ecco, fa parte un po' anche dello sport a questi livelli. Però, abbiamo visto soprattutto in Champions League che queste cose non le fanno passare. È intervenuto il VAR per togliere il rigore a Thuram e le Champions si vincono anche sui dettagli. E se ti fai il nome di giocatore simulatore, di squadra che simula, eccetera, eccetera, questa cosa più avanti la potresti pagare, secondo me, pericolosamente, e i cartellini poi diventano pesanti, detto che non abbiamo diffidati, però in questo momento, cioè abbiamo anzi dei diffidati, come dicevamo, e quindi bisogna prestare attenzione a questa cosa qua dei cartellini. A proposito, sulla moviola l'arbitro mi era piaciuto di più l'arbitro dell'andata. Ieri sera c'è stata una situazione in cui non ho capito bene, la decisione di non su Frattesi, al finale di partita, non ha dato il vantaggio, poi è tornato indietro. Non ho capito bene la scelta, proprio sul finire del primo tempo, per cui vabbè, un arbitro abbiamo visto di meglio probabilmente. Andando invece, agli ultimi temi di questa partita, ragazzi, bisogna parlare di Simone Inzaghi. Bisogna parlare di Simone Inzaghi perché ieri toccava il 200 panchine con l'Inter, è arrivato a 133 vittorie su queste 200, numeri impressionanti, 23 vittorie in Champions League se non sbaglio, quindi nessun altro allenatore nella storia dell'Inter ne ha vinte così tante. All'estero, ragazzi, vi assicuro, lo stanno esaltando tanto. Ho sentito Thierry Henry che ha fatto un commento molto bello su Inzaghi, che dice è straordinario e quello che fa tatticamente la squadra di Inzaghi è folle. Stiamo parlando di una squadra italiana con difensori che vanno a centrocampo, i centrali che si allargano, il centrale che poi va a crossare lo trovi anche in area avversaria, se metti in pausa trovi i centrocampisti che stanno giocando da difensori centrali. Non ho mai visto molte squadre fare questo nella storia, soprattutto in Italia, dice Thierry Henry, e su questo tema mi è piaciuto molto il commento di Esteban Cambiasso. Io ragazzi, se mi date una trasmissione calcistica con Cambiasso e Bergomi, potrei seguirla anche 24 ore su 24 per me, soprattutto Cambiasso, ma anche Beppe Bergomi che io stimo tantissimo. E si è parlato proprio della percezione che c'è di Simone Inzaghi in Italia e all'estero. Um, Cambiasso dice, gli addetti ai lavori, chi sta dentro al calcio lo sa che Inzaghi è un allenatore di grandissimo livello. Chi invece si sofferma solo a leggere i giornali o guardare le trasmissioni ha una percezione minore perché? Perché Inzaghi mantiene il profilo basso. Inzaghi ama questo, cioè non è un personaggio che si fa fotografare, non è un personaggio che va in prima pagina, preferisce mandare avanti i giocatori e quindi solo chi è dentro il calcio si rende veramente conto che è molto molto forte. Ma io immagino che sempre più tifosi dell'Inter, anche chi legge solo i giornali o chi è un pochino distratto, si stia rendendo conto del lavoro che sta facendo un allenatore che, ragazzi, ci ha portato per 2 volte ai quarti di finale. Negli ultimi 14 anni siamo andati ai quarti di finale di Champions League solo con Simone Inzaghi, per 2 volte. Negli ultimi 25-30 anni in totale siamo andati 6 volte ai quarti di finale, di cui appunto 2 con Simone Inzaghi. E stiamo vivendo qualcosa di incredibile, qualcosa di clamoroso. Io ribadisco, questa rimane, è e sarà sempre una stagione straordinaria. Sento tanti ancora col timore degli 0 titoli, io sento più l'entusiasmo di poter fare qualcosa di storico. Le cose si possono vivere sempre in modi differenti, io la vivo di più in questa chiave qua, convinto che se anche dovessi chiudere a 0 titoli, comunque hai fatto il tuo dovere, ci hai provato, sei andato fino in fondo, hai provato a tenere i fronti aperti in tutto, e ancora oggi, a metà marzo, sei in lotta
in Champions League, in Coppa Italia, in campionato, con la prospettiva di poter fare qualcosa di storico. Perché poi io ieri ho visto un Inter in ripresa anche dal punto di vista fisico, mi è sembrata più brillante. Sarà importante un pizzico di fortuna, non avere più infortuni, recuperare tutto al meglio, tutti elementi che possono fare la differenza tra una stagione storica e una stagione che comunque per me rimarrà entusiasmante per quello che stiamo vivendo in questi giorni. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi, scrivetemelo qui sotto nei commenti, vi aspetto anche nel club di Passione Inter, stiamo discutendo tanto di questi temi e non solo in queste ore su passioneinter.club, quindi il link in descrizione vi dà accesso anche al nuovo vantaggio degli abbonamenti mensili con cui potete gestire la flessibilità del vostro abbonamento, accedere fin da subito a tutti i vantaggi e poi decidere se rimanere con noi oppure no. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.